Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo di 6 parole che sono molto utili e importanti da sapere per la conversazione di tutti i giorni. La conversazione un po' più informale, quella tipica della nostra quotidianità. Le 6 parole di oggi sono chissà, capirai, addirittura, mica, cioè, comunque. Perché ho scelto queste 6 parole, queste 6 espressioni? Perché sono state oggetto delle domande di lingua più recenti che ho raccolto tra i commenti ai miei video sul canale. E quindi ho deciso di raggrupparle in questo video. Iniziamo subito con la prima parola, che è chissà. Questa espressione si usa per esprimere dubbio, curiosità oppure speranza su qualcosa che non si conosce. Vediamo degli esempi. Il primo esempio esprime un dubbio. Chissà se domani mi telefonerà. Io non so se la persona mi telefonerà oppure no. Mi chiedo se succederà, quindi ho un dubbio. L'esempio successivo esprime invece curiosità. Chissà che bello viaggiare in Giappone. Io non ci sono mai stata, quindi sarei curiosa di scoprirlo. Mi immagino che sia bello. E infine, il terzo esempio esprime speranza. Chissà, forse un giorno potrò fare il giro del mondo. Quindi io, in questo caso, spero di poterlo fare un giorno. Passiamo ora alla seconda parola espressione, che è capirai. Questa espressione si usa per minimizzare qualcosa che viene detto, come a dire non è niente di speciale oppure non è una grande novità. Vediamo degli esempi. L'uso più comune dell'espressione capirai è per minimizzare. Quindi leggiamo il primo esempio. Lo sai che Luca ha corso 5 km stamattina? Capirai, io ne corro 10 ogni mattina. In questo caso, capirai significa non è niente di eccezionale. Si minimizza il fatto che Luca ha corso 5 km. Leggiamo il secondo esempio. Ho scoperto che Gianni e Silvia si frequentano. Capirai, lo sanno tutti. In questo caso, capirai significa non è una novità. La terza parola di oggi è addirittura. Addirittura è un'espressione che può essere usata in vari modi, in modo serio ma anche in modo ironico, ovviamente dipende dal tono e dalla situazione. Però possiamo usare questa espressione per esprimere la nostra sorpresa per qualcosa o la nostra incredulità per qualcosa, oppure per sottolineare, enfatizzare quello che stiamo dicendo. Vediamo degli esempi. Leggiamo il primo esempio. Fabio ha letto 100 libri l'anno scorso. Addirittura. In questo caso io rispondo usando addirittura perché sono davvero sorpresa da questa affermazione. Quindi in questo caso addirittura significa davvero, sul serio. Nel secondo esempio, invece, addirittura enfatizza l'intensità dell'azione. Era così stanco che si è addirittura addormentato in piedi. Quindi in questo caso vado a sottolineare l'intensità della stanchezza. Era talmente stanco che ha fatto una cosa totalmente inaspettata, cioè si è addormentato in piedi. Passiamo all'espressione successiva, che è mica. Mica è una negazione. È una negazione che si usa nella lingua più informale. Possiamo usare questa negazione in due modi, o per sostituire la negazione non, oppure per rafforzarla, e quindi possiamo usare mica insieme a non in una frase. Vediamo degli esempi. Mica è una negazione che nella lingua parlata più informale possiamo sostituire alla negazione classica non. Per esempio, non ho scritto io quel messaggio. Può diventare
mica ho scritto io quel messaggio. Quindi in questo caso sostituisce completamente non. Però la negazione mica può anche essere usata per rafforzare il non e quindi le due negazioni possono essere usate insieme, come vediamo nel secondo esempio. Non voglio mica disturbarti. E qui sto enfatizzando la negazione. La penultima parola di oggi è cioè. La frase che noi introduciamo con la parola cioè è una spiegazione. Quindi usiamo la parola cioè per introdurre una spiegazione di quanto abbiamo appena detto. Vediamo un esempio. Leggiamo il primo esempio. Elisa sogna ad occhi aperti, cioè si abbandona alla sua immaginazione. In questa frase uso cioè per spiegare che cosa vuol dire sogna ad occhi aperti. Cioè può anche essere usato come domanda per chiedere una spiegazione. E infatti nel secondo esempio c'è una richiesta di spiegazione usando la parola cioè con il punto di domanda. Scusa per ieri, cioè voglio scusarmi perché ti ho risposto male al telefono. E infine abbiamo la parola comunque. Comunque è una parola, un'espressione molto usata nella conversazione di tutti i giorni e si usa principalmente in due modi. Per introdurre un'informazione che ci viene in mente mentre parliamo e che è in qualche modo correlata al discorso che stiamo già facendo, oppure possiamo usarla nel modo contrario, cioè per cambiare discorso. Vediamo degli esempi. Il contesto del primo esempio è che stiamo parlando, io e un'altra persona, del fatto che Federico ha cambiato lavoro. Poi all'improvviso mi viene in mente di dire comunque ci ho parlato con Federico, ci siamo chiariti. Quindi qui l'elemento in comune tra i due discorsi è Federico. Quindi io introduco questa nuova informazione con comunque. Nel secondo esempio invece abbiamo l'esempio dell'uso di comunque per cambiare totalmente discorso. Mi è piaciuto il nuovo film di Sorrentino? Sì, anche a me. Comunque, che fai sabato sera? Quindi in questo caso cambio totalmente discorso. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che vi sia utile. Se avete dubbi oppure domande o se volete chiedere informazioni su altre parole, mi raccomando, lasciate le vostre domande nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver guardato questo video e come sempre vi do appuntamento al prossimo. A presto! Ciao!